Mi chiamo Stefania Cardinale, ho 33 anni. Nel 2000 ho avuto un incidente in motorino, ero sul sedile posteriore e una macchina ci ha colpito lateralmente. Questo incidente mi ha praticamente colpito tutto il fianco destro, in particolare la gamba. Negli ultimi anni dall'incidente ho cominciato a soffrire di dolori vari, in particolare la parte destra del corpo. Non posso stare tante ore in piedi, non posso utilizzare più di tanto le scarpe con un tacco, i vari dolori alla schiena, alla gamba. Il dolore è, diciamo, abbastanza costante, è leggero, però c'è sempre. Sento una forte debolezza alla gamba destra. Il dolore alla schiena è in un punto in particolare della colonna vertebrale, come se fosse un livido sulla colonna vertebrale, pur non avendo mai avuto nessun colpo diretto. Prendo la pillola da quando avevo circa 18 anni. Ho altri sintomi, gonfiore addominale, della lentezza digestiva. Una cosa che mi accade spesso è tanta sete e quindi tendo a bere abbastanza. C'è un detto che dice che il corpo non mente mai. Per questo motivo analizziamo la postura, perché la postura è la lingua del corpo. Tramite la postura in pochi secondi riusciamo a capire tante cose di un paziente. Sto mettendo le mani sulla parte superiore del bacino entrambi i lati e quello che si vede è che il lato destro è abbastanza più alto rispetto al lato sinistro. La spalla sinistra è abbastanza più alta rispetto alla spalla destra. La mano destra è più bassa rispetto alla mano sinistra. L'orecchio destro più alta rispetto all'orecchio sinistro. Fa male alla schiena o tira? Tira qui. Ok. Prova l'altro lato. Molto più facile così. Sì. Ora ci interessa capire quali muscoli stanno funzionando neurologicamente e quali muscoli non stanno funzionando, nel senso che se sono inibiti neurologicamente vuol dire che non regge bene le articolazioni. Questo lato blocca come dovrebbe, questo invece non resiste alla pressione, resiste. Questo è molto importante perché se non c'è questo sostiene della caviglia, lei è soggetta di avere instabilità che ripercuoterà tutta la parte del corpo. Spingi, più forza Stefania, non ce l'ha, ok? Però se lei dovesse toccare l'origine di questo muscolo che è là sopra, al bacino, fuori in su, ora si ritiene la forza. Questo è perché quando c'è un trauma, il muscolo è traumatizzato all'origine e l'inserzione del muscolo, l'inizio e la fine del muscolo. Se lei tocca la parte che è stata traumatizzata, un po' più su, un po' più giù, spingi, adesso riporta la forza, senza toccarlo, fuori in su, perde la forza, più forte spingi, non riesce, ok, più forza spingi. Niente anche qui. Se lei dovesse toccare l'origine di uno di questi muscoli, spingi, aumenta la forza, ok? Ok, più forza spingi. Non ha la forza, se lei dovesse toccare l'origine di quel muscolo, spingi. Con i denti chiusi? Sì. Ritiene la forza. Quello che sto facendo non è solo un massaggio dei muscoli. Qui nel tendine, all'origine inserzione, ci sono dei riflessi neurologici che stiamo riattivando. Quando c'è un trauma, questi vengono spenti come una corrente e non si riaccende per molti anni, e quello che stiamo facendo è una specie di riattivazione. Ok.
e riattivato la forza di questo muscolo. Molto più solida adesso, spingi. È come l'altro, ben forte. C'è più da fare, però è giusto per fare un esempio come funziona la terapia. In generale vogliamo essere abbastanza completi e coprire tutte le parti. Togli la mano destra, questo sopra, qui. Sta toccando sacroiliac, l'articolazione sacroiliaca al lato sinistro, spingi e perdi la forza, spingi, ok? Questo mi dice che c'è una lesione, problema al sacroiliaco sinistro. Fa male, Stefano? Sì. Ok, questa è la zona che lei Sì, dice che sì, fa sì. male, proprio. T12, L1, ci sono molte persone che pensano, se vado a un chiropratico mi scrocchierà le ossa. Sì, è vero che facciamo queste scrocchie e molte persone lo gradiscono, fa molto bene, ha effetti terapeutici molto forti, però ci sono persone che non si trova bene con la manipolazione, ci sono tanti altri alternativi da fare. E quelli che sto applicando a Stefani, perché Stefani mi ha chiesto di non farlo, quindi adesso utilizzo un altro metodo. Ok, quindi sto posizionando questi cunei a certe parti del bacino, di riposizionare, di riportare la sinistra in avanti. Ok, poi si lascia anche qualche minuto perché la gravità fa il suo lavoro. Adesso siamo abbastanza equilibrati. E le spalle sono abbastanza equilibrate rispetto a prima, che questa spalla sinistra era in alta e le orecchie sono più a livello, che prima c'era anche un squilibrio. Come va? Molto di più mi sembra. Mi sembra che va molto di più. Ok, provo l'altro. Ok, più equilibrato. Stiamo cercando più equilibrio tra i lati, più lavoro da fare lungo la colonna vertebrale, più sui muscoli che sostengono tutto. Questa è soltanto, diciamo, la prima visita. Abbiamo fatto una dimostrazione di come si tratta dei traumi fisici.